Lascia che il vento cambi la prospettiva, sali in sella perché questo è più di un viaggio in moto con il mio amico Cardillo. Abbiamo abbattuto il senso della cornice per ritrovarci finalmente immersi in un quadro vivo. È la vera libertà, in bilico tra la storia del Lazio e l'anima verde dell'Umbria, dalle rive segrete di Castel Gandolfo e Nemi all'eleganza di Caprarola e le mura di Viterbo. Ogni chilometro è un dettaglio d'arte, Castel di Tora, Vitorchiano, la roccia di Narni e Orvieto, fino al silenzio sospeso di Bagnoregio. L'avventura è la tela e tu non puoi mancare. Arrivati a Castel Gandolfo ci ripromettiamo di vederla per bene il mattino seguente, ma nel frattempo salute alla prima tappa. Dove siamo? Noi siamo a Castel Gandolfo Con la residenza del Papa alle spalle. 400 anni di residenza. Salute a noi e anche al Papa. L'indomani di buon mattino risaliamo verso Castel Gandolfo, felici di non incorrere in una ZTL. I varchi sono aperti. Laggiù sotto Castel Gandolfo il lago vulcanico, appena lo scorto dall'alto è stata una rivelazione, uno specchio di blu intenso incastonato perfettamente nella caldera verde, è l'anima di questo luogo. Quando tante volte le persone guardano il movimento, guardano il landscape, quello che c'è fuori attraverso le loro macchine come se fosse una prolungazione della loro televisione, noi invece la cornice non ce l'abbiamo. Viaggi in moto col Cardillo, wow! Si riparte, lasciamo Castel Gandolfo e ci dirigiamo subito verso la nostra seconda meta di oggi, Nemi. La moto ci porta dritti in questo affascinante borgo, famoso in tutta Italia per le sue leggendarie fragole. Qui incastonato nella natura troviamo il lago di Nemi, uno specchio d'acqua vulcanico piccolo e scuro, chiamato anticamente Speculum Dianae, lo specchio della dea Diana, che aggiunge un tocco di mito al nostro viaggio. Sta dando dei consigli e suggerimenti. Ha detto vai a vedere il lago, poi là c'è anche l'antica barca di Nerone. Le due grandi navi ritrovate e recuperate nel lago di Nemi tra il 1929 e il 1932 non appartenevano all'imperatore Nerone, bensì al suo predecessore Caligola. Informati meglio la prossima volta, Nico. Lasciata Nemi siamo pronti per un nuovo borgo laziale e siamo sul lago del Turano. Lasciata la provincia di Roma ci dirigiamo verso la provincia di Rieti. Sul lago del Turano abbiamo Castel di Tora. Perché la vita è quello che scegli di essere, è proprio così, buttato su un prato, sul lago del Turano. Non faccio una mezz'oretta. Arrivati in tarda serata a Caprarola rimaniamo folgorati dall'imponente Palazzo Farnese. Questa dimora, uno dei massimi esempi di manierismo, fu voluta dalla potente famiglia Farnese, in particolare dal cardinale Alessandro Farnese. Inizialmente concepito come fortezza, divenne una sontuosa residenza estiva. Durante il corso dei miei viaggi ho imparato una cosa, a sapersi sorprendere. Infatti ci siamo sorpresi e abbiamo trovato questo posto per caso. Da lì si vede il Palazzo Farnese e qui una chiesa meravigliosa. Siamo nel Viterbese, la terza provincia del Lazio toccata dopo aver lasciato alle spalle Roma e Rieti. Siamo sotto la chiesa di Santa Maria della Consolazione, la cui architettura tardo-rinascimentale con elementi barocchi fu voluta naturalmente dalla potente famiglia Farnese. Viterbo ci ha accolti con la sua imponente cinta muraria, un vero e proprio abbraccio di pietra che circonda e protegge la città. Le mura esterne, conservate magnificamente, si sono svelate come le prime maestose guardiane del nostro viaggio. Questa città mi sembra organizzatissima, c'è l'ascensore che ci porta su. Abbiamo parcheggiato le nostre moto in un punto strategico, proprio vicino all'ascensore della Valle Faul a Viterbo. La primissima cosa che abbiamo visto è stata la solenne cattedrale di San Lorenzo, la sua imponente facciata e il magnifico campanile romanico gotico. Subito dopo abbiamo lasciato la maestosità della cattedrale per immergerci nell'autentica anima di Viterbo, il quartiere medievale di San Pellegrino. Qui il contrasto è affascinante. Ci siamo ritrovati a camminare
entrare in un labirinto di vicoli stretti tra case di pietra scura. È un vero viaggio nel tempo che ci ha mostrato sia la grandezza che l'intimità di questa città. La prima parte di questo viaggio si conclude qui. Tu continua a seguirci e iscriviti al canale. Grazie, a presto.